e ben ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate sul mio canale, ciao, benvenuti, io sono Giuliana, piacere di conoscervi. Se seguite il mio canale da un po' di tempo, innanzitutto vi sarete accorti che sono in una location leggermente diversa dal solito. Sono infatti nella mia casa al mare e ho approfittato di un weekend di relax per filmare un altro piccolo video per voi. E infatti proprio dietro di voi ho una bellissima vista sul mare che già mi mette di buon umore. Sto filmando con luce naturale, quindi se vedrete che la luce cambia è perché il tempo è assolutamente variabile. Detto questo, e quindi messe da parte le formalità e l'evidenza più assoluta, veniamo al video di oggi. Qualche settimana fa avevo condiviso con voi alcuni dei racconti che ho scritto quando avevo circa 20 anni e inspiegabilmente sembrano esservi piaciuti. Così ho pensato di girare una seconda parte e anche oggi ho selezionato una serie di racconti brevi. Ne ho selezionati in realtà 2 e poi ho pensato di leggervi l'incipit del racconto più lungo che io abbia mai scritto, che è qui, che si intitola GD, ve ne avevo già parlato nel primo video, Giovane Depressa. Vi leggerò la prima pagina per darvi un'idea, è abbastanza imbarazzante la storia, un po' autobiografica, un po' no. Se dovesse interessarvi l'incipit e incuriosirvi in qualche modo, me lo farete sapere nei commenti e andremo avanti con la storia della giovane depressa. Adesso veniamo però ai racconti brevi che ho selezionato per oggi. Il primo si intitola Il tempo passa per chi lo conta. Seduto al mio solito tavolo, il bar straripa di gente come le peggiori galere. Fra il tintinnare di bicchieri ed il chiasso, io sorseggio il mio caffè nero, senza zucchero. Lo guardo. Ciocche di capelli gli cadono sulle spalle, un piede appoggiato al bordo della sedia, il mento parcheggiato sul ginocchio. Continuo a guardarlo mentre le facce di sempre fanno la spola da un punto all'altro. Canticchio la canzone che scivola fuori dalle casse sulla mia testa e studio i suoi movimenti. Sa che il mio mirino è puntato su di lui. Io e lui lo sappiamo. Forse anche qualche raro osservatore attento. Un sorso di caffè scende lungo la mia trachea, lo mischio con un tiro di sigaretta. Non ho nessunissima intenzione di cambiare bersaglio, la mia scelta è fatta. Fondamentalmente mi basta starmene qui seduta e scannerizzarlo, tutto il resto è fuori fuoco. Il tempo passa per chi lo conta, non per me. Poco per volta la ressa si affievolisce, come se un bidone pieno d'olio fosse stato bucato da un proiettile e lentamente il contenuto si svuotasse. Restiamo pochi intimi, sconosciuti o quasi. Ora anche lui mi guarda, seduto al suo tavolo. Posaceneri pieni di mozziconi, sguardi fissi. Ormai conosco ogni sfumatura del suo iride, ogni movimento del suo volto. Si alza e viene a sedersi di fronte a me. La distanza tra i nostri occhi è quasi inesistente. Tiene i gomiti appoggiati al tavolino, il mento sulle nocche, non una parola. Il tempo passa per chi lo conta, non per me. Non per lui, evidentemente. La gioventù, i giovani amori, mamma mia. Ve ne leggo ancora uno proprio veloce, che è una via di mezzo tra una poesia e un racconto, o semplicemente un'osservazione. Si intitola Dettagli. Un bacio coinvolgente, inaspettato, profondo. Un incontro casuale, una buona conversazione, una sigaretta gustata fino in fondo, un pezzo suonato da far venire i brividi lungo la schiena, un libro in cui ti riconosci, una sintonia immediata, un caffè al momento giusto, un paesaggio che ti lascia senza fiato, un consiglio disinteressato, una critica poco obiettiva, un caffè imbevibile, volere una sigaretta e non averla, essere ignorati apertamente. Un bacio stanco, scontato, un concerto deludente, un libro scialbo, un consiglio interessato. Cosa rende buona o pessima una giornata? Dettagli, semplici dettagli. Ok, questi erano i racconti brevi che ho selezionato per oggi. Adesso passiamo al mappazzone GD, la giovane depressa. Vi leggo una parte iniziale, l'incipit. Non fatevi trarre in inganno perché l'incipit è abbastanza deprimente, anche come si intuisce dal titolo. Poi però la storia si fa accattivante, se ben ricordo, perché non l'ho ancora riletta, quindi la leggiamo insieme e anche le mie reazioni sono assolutamente veraci. GD.
Ci sono momenti nella vita di una giovane donna in cui essa si sente assolutamente, inequivocabilmente, evidentemente un rifiuto umano. Già, mi fa ridere e un po' mi fa... Sono quegli attimi agghiaccianti in cui nulla gira per il verso giusto. La faccia nello specchio sembra una brutta copia di un quadro cubista, gli occhi degli altri sembrano tradire disprezzo e anche l'estate sembra autunno, quindi grande, grande depressione. Giustificandosi con i conoscenti, la giovane donna parlerebbe di un momento di crisi, ma prima o poi passerà. La giovane donna di cui vado a narrare si trova proprio in uno di questi periodi vigliacchi. Non ha importanza sapere quale sia il suo nome. Diciamo che per semplicità la chiameremo GD, giovane depressa, e che la sua età si aggira tra i 24 e i 25 anni. La giovane donna di cui vado... GD è figlia unica e come molti altri sta ancora all'università, dilaniata da un senso di colpa intermittente e da una totale mancanza di aspirazioni che tenta di alleviare sprecando il suo tempo in futili attività e palliativi. Trascorre le ore intrattenendosi con gli altri studenti in conversazioni sterili, esponendo le convinzioni dei non presenti come sue per fare colpo. In compagnia è considerata piacevole ma scialba, insipida, fatto del quale GD pare non accorgersi. Da qualche tempo però la sua solita vita le sta terribilmente stretta, come un paio di mutande taglia 38 o di jeans attillati se preferite. Nemmeno le giornate di ozio le danno più soddisfazione, vamola, manco l'ozio. Anzi, quasi si sente male all'idea. Come in seguito ad un'improvvisa presa di coscienza qualcosa è cambiato, senza preavviso, e di colpo GD si sente vecchia, decrepita o ancor peggio, politically correct, anziana. Il suo aspetto fisico la disgusta, percepisce lo sguardo della gente passare oltre quando incontra il suo, guardarla come si guardano alcuni oggetti insignificanti disposti sulle mensole di una stanza. È stufa delle discussioni inutili al bar, le conversazioni su quel concerto che non ti saresti proprio dovuta perdere o su quel film geniale in cui la camera è sempre in movimento le danno il voltastomaco. Le matricole con il look da donne vissute la disgustano tanto quanto i comunisti convinti e i destroidi steroidei. Oh Signore benedetto! Neppure lo shopping le tira sul morale da quando si trova orrenda con ogni tipo di vestito, e questo è il vero grande dramma. In 6 parole, il suo mondo le fa schifo. Così da qualche settimana a questa parte si è barricata tra le 4 mura del suo appartamento. Il padre gliel'ha regalato per il 19° compleanno, insieme all'iscrizione all'università, come incentivo, ha detto. È un posto carino in centro, basta affacciarsi dalla finestra per vedere la zona universitaria pullulare di studenti, fessi. Tra parentesi, fessi. Brividoni di... Fino a qualche manciata di settimane prima GD era solita invitare a fumare i conoscenti recuperati al bar e tutti si mettevano alla finestra a commentare il look dei passanti e si complimentavano per la bellezza dell'appartamento. GD mentiva dicendo di averlo trovato già mobiliato, una vera fortuna, e che l'affitto non era nemmeno tanto alto. In qualche modo si vergognava dei suoi soldi, tanto quanto suo padre se ne vantava. Ora però qualcosa è cambiato, l'appartamento è vuoto, la finestra è chiusa, il letto sfatto, i piatti sporchi. I primi giorni il campanello ha suonato ripetutamente, ma dopo una settimana anche lui ha taciuto per passare il testimone al telefono. GD risponde solo se ne ha voglia. A volte si finge segreteria telefonica per non essere obbligata a giustificare la propria assenza dal mondo. Pronto? Questa è la segreteria telefonica di GD. Sono morta, lasciate un messaggio dopo il RIP. Così poco per volta la gente si dimentica di lei, ne parlano raramente, al passato come se fosse morta davvero. Qualcuno dice che i nervi le hanno ceduto perché Tizio, con cui non ha mai avuto una storia, l'ha lasciata. Altri che ha avuto una crisi mistica ed è andata in India, i più fantasiosi che sta lavorando in America. Lei invece è ancora lì nel suo appartamento con i capelli sporchi e il pigiama addosso, seduta sul divano con lo stereo acceso e pensa. In 25 anni non ha mai pensato così tanto. Probabilmente non ha pensato affatto, era troppo occupata a fingersi parte di qualcosa. Forse per questo la sua vita le sembra tanto vuota, stupida e banale. Pensa che agli amici sono bastati 15 giorni per dimenticarla, ai suoi ex ragazzi anche meno. Capisce che non può più essere quella di una volta, che non lo sarà mai più. Se non puoi più essere te stesso, l'unica soluzione che ti resta è diventare qualcun altro. Bam bam bam! E vi lascio così.
Se siete curiosi di saperne di più sulla storia della giovane depressa, posso continuare a leggerla insieme a voi e quindi dedicarle tutta una serie. Vi assicuro che c'è da ridere e anche abbastanza da far accaponare la pelle. Se vi piacciono queste sensazioni, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se invece preferite sentire altri dei miei racconti brevi e lasciare la giovane depressa al suo mondo di depressione, anche in questo caso fatemelo sapere, oppure più semplicemente, se ne avete abbastanza, lasciate un commento e io la smetterò immediatamente. Direi che per oggi non c'è altro. Se questo video in qualche modo vi ha divertito, vi ha intrattenuto o vi è piaciuto, cliccate mi piace in modo che io possa saperlo. Se vi va e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Io per oggi vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima.